Buongiorno a tutti, oggi voglio spiegarvi cosa utilizzo e come faccio ad accamparmi e a dormire a temperature di meno 50 meno 55 gradi. Molti pensano che in tenda sia caldo, questa è proprio una fantasia. In tenda è freddo tanto quanto fuori. Il sottile telo sintetico della tenda non può fare grossi miracoli, parlando di temperatura, però annulla l'effetto del vento, ciò cambia completamente la mia sensazione di freddo e il mio raffreddamento corporeo. Quindi avere una tenda che ti protegge dal vento all'interno, senza neve eccetera, dove se nevica o se c'è vento, se il vento tira sulla neve da terra che me la spara addosso, la tenda mi protegge. Quindi la tenda aiuta dal mio punto di vista molto, ma parlando di temperature no. Quello che fa la differenza è il sacco a pelo. Parliamo un attimo della tenda. La tenda è una MSR Hubba Hubba NX da 2 persone. L'ho dovuta modificare, ho aggiunto le falde a terra, ho cambiato i cavi, ho fissato delle prolunghe per l'attacco delle stecche perché il telo diminuisce di volume e quindi non arrivavano più ad agganciarsi gli anellini. Tutte le zip le ho modificate aggiungendoci una prolunga in modo che con il guanto riesco a prenderle facilmente. Ho fissato i 2 picchetti che devo sempre montare in modo che sono fissi alla tenda, devo solo piantarli, ecco. Poi ho fatto anche questa modifica mettendoci questo anello, e questo serve se mi accampo su un lago ghiacciato, un fiume ghiacciato, in modo che ho i picchetti da ghiaccio che avvito all'interno. Sono super resistenti e io praticamente li avvito semplicemente nel ghiaccio e sono fissi. Può venire una bufera che fa prima portarmi via tutta la tenda che a staccare il picchetto. Per condizioni normali di terreno ghiacciato utilizzo questi picchetti, non sono neanche dei picchetti perché in realtà sono dei cacciaviti che io ho saldato. Li posso mazzare nel terreno quanto voglio e non si piegheranno mai. Questo è il martello che utilizzo già dalla Lapponia, che lo utilizzo nel 2016, viaggiavo con questo qua. Adesso è un po' ammaccato, quando torno da Decathlon me ne compro un altro. Questo l'avevo preso a Decathlon. Questa tenda ha 2 strati, l'esterno impermeabile e la seconda parte interna che è separata. Ho dovuto cambiare gli elastici all'interno, quindi ho messo gli elastici quelli da meno che tengono fino a meno 40 gradi e che in realtà tengono anche fino a meno 45 gradi, meno 47 gradi, e poi dai meno 52, meno 50 così cominciano a non essere più elastici, e per questo ho fatto delle modifiche qui all'estremità degli elastici in modo che riesco a smontarla e rimontarla senza tirare di forza gli elastici, altrimenti si strappano. Il problema di questa tenda è il montaggio con la pioggia e con il vento, perché avendo 2 parti separate, ovvero prima si monta la parte interna, poi ci si butta sopra il telo impermeabile, in questo passaggio se c'è un vento forte oppure se piove a dirotto la tenda si bagna. Se c'è un vento forte non riesco a picchettare i cavi in tempo per non farla spezzare dal vento. Quindi un viaggio in Islanda per esempio non ce lo farei mai, un viaggio in Patagonia non ce lo farei mai. Io preferisco una tenda, magari una Hilberg o comunque qualcosa di più solido, più robusto, come alcune Hilberg che puoi piantare il primo picchetto che tiene il vento, la metti nella direzione del vento e il vento tira ma hai già il cavo piantato, quindi la tenda non soffre stress, la palleria non soffre, successivamente monti tutti gli altri picchetti. Con questa invece con il vento io mi ci trovo molto male. Ora parliamo di come restare caldi dopo essersi isolati dal vento con la tenda. Questo è il mio sacco a pelo enorme. Questo sacco a pelo è il Valandre Thor. Tiene temperature di meno 40 gradi, comfort, il che significa che aggiungendo con la maglietta, la felpa, la giacca e tutto il resto
ci si dorme bene anche a meno 50, meno 55 gradi. Io per ora la notte più fredda che ho passato in questo sacco a pelo è stata di meno 56 gradi, senza soffrire, ecco. Quando chiudo i cordini si forma una specie di tunnel dove l'aria è leggermente più calda, qui si riempie tutto di ghiaccio attorno e il mio respiro diventa polvere immediatamente, quindi ricopre tutto quello che c'è nella tenda, compreso il sacco a pelo, di polvere ghiacciata. È come se dal mio respiro buttassi fuori della polvere, ecco. Io comunque con questo mi ci trovo davvero bene. Come sacco a pelo non è assolutamente economico, io l'ho trovato usato tramite un signore che non lo utilizzava più e quindi ho avuto la possibilità di comprarlo perché non sono ricco. Con il solo sacco a pelo e la tenda comunque sopravvivere a meno 55 non è del tutto fattibile, serve il materassino. È dal 2018 che utilizzo questo materassino della Thermarest, mi ci trovo bene fino a meno 30, meno 35 gradi. Successivamente non è più sufficiente neanche questo. Quando mi sono trovato che le temperature erano sempre a meno 45, meno 50 gradi, mettevo la giacca, l'Himalayan Jacket della montura sotto al materassino e quindi il mio isolamento aumentava notevolmente. Probabilmente non molti di voi vorranno sperimentare notti in tenda a meno 50, meno 55, meno 60 gradi. Voglio parlarvi quindi anche di come dormire ma a temperature più gradevoli, come può essere meno 30 gradi, meno 25 gradi, dove molti più persone probabilmente andranno magari a fare dei campeggi sulle montagne o in Lapponia, in Canada, in Alaska, anche sul Baikal, in Siberia. Ora vi parlo di come ho dormito in Lapponia e sul Pamir a temperature di meno 25, meno 30 gradi. Il concetto rimane come prima: tenda, sacco a pelo, materassino. Però in questo caso utilizzo il Cumulus Alaska 1300, mi trovo molto bene con questo sacco a pelo, è molto più economico soprattutto dell'altro, si aggira questo sui 350 euro. Con questo mi trovo bene fino a meno 30 gradi al massimo tirati, fino a meno 25 gradi invece ci dormo bene, e con l'altro dormo bene anche a meno 50, meno 55 gradi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo al prossimo video.